Milan-Atalanta 2-0 e Cagliari-Inter 1-3. Sono stati questi due i risultati finali delle due partite delle milanesi nella 37esima giornata di Serie A e a questo punto, ragazzi, manca una partita, mancano solo 3 punti alla chiusura di questo comunque bel campionato, direi, e purtroppo al Milan ne manca solamente uno per laurearsi campione d'Italia. Buon inizio di settimana, ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, una settimana che purtroppo sarà difficile, almeno fino a domenica, dove poi avremo una giornata intensa da vivere, dove le probabilità di uscirne delusi sono ovviamente più alte rispetto a quelle di uscirne contenti, però comunque ci viviamo quest'ultima settimana di stagione, di campionato, per poi proiettarci all'estate, al calciomercato e alla prossima stagione. Due parole conclusive però su questa giornata, l'abbiamo fatto anche nella scorsa, visto che comunque sono i momenti caldi, sono gli ultimi punti prima della fine del campionato. Dicevamo, hanno vinto entrambe le milanesi, quindi l'Inter risponde alla vittoria pesante del Milan e non le consente di vincere lo scudetto appunto con una giornata d'anticipo, ma dovranno sudarselo fino all'ultimo secondo e fino all'ultima partita. E questa è già una cosa, secondo me, positiva. Partiamo subito allora con il discorso, io partirei appunto da Milan-Atalanta, visto che poi tra l'altro ecco, volevo anche da parte mia e di tutta la redazione di Passione Inter ringraziare tutti coloro che ieri, domenica, ci hanno seguiti nella nostra lunga maratona con cui abbiamo seguito Milan-Atalanta prima e Cagliari-Inter poi. Abbiamo cominciato alle 17:30, eravate subito in tantissimi e poi abbiamo proseguito fino a tarda notte, oltre 6 ore di diretta per seguirci insieme le due partite. Secondo esperimento di maratona dopo quella per la finale di Coppa Italia, andato molto bene, quindi grazie davvero a tutti coloro che ci hanno seguito, a chi si è abbonato al nostro club, tutti i nostri nuovi sostenitori e ai nuovi iscritti al canale. Dicevamo Milan-Atalanta 2-0, il Milan quindi piazza una vittoria importantissima in una partita che era vista da tutti forse come diciamo non l'ultima spiaggia ufficiale, perché quella sarà la gara col Sassuolo, ma l'ultima spiaggia nei fatti, visto che l'Atalanta aveva ancora un minimo obiettivo da raggiungere, cioè l'Europa League, e rimane una squadra importante, non la solita Atalanta che abbiamo visto negli ultimi anni, però comunque una squadra di tutto rispetto. Il Sassuolo nell'ultima giornata non ha obiettivi ed è una squadra meno forte comunque dell'Atalanta, ma su questo torno fra pochissimo. Altra vittoria pesante, obiettivamente, del Milan, che tutti noi potevamo pensare, anzi pensavamo, che nelle ultime 5 partite avrebbe perso dei punti, magari non tantissimi, ma qualcuno l'avrebbe perso. Ecco, siamo alla quarta partita su 5 e il Milan ha piazzato 4 vittorie consecutive, con nel mezzo peraltro una pesantissima sconfitta nel derby di Coppa Italia per 3-0 e anche quello poteva essere un incentivo a traballare un po', e invece tutto questo non è successo. Quindi da parte mia io sinceramente faccio fatica a dire qualcosa contro questo Milan dopo queste 4 vittorie consecutive contro avversari importanti e in un momento caldissimo della stagione. Quindi alzo le mani e prendo nota di un'altra importante vittoria. Ci tengo anche a specificare subito, ragazzi, che così come mi dava fastidio quando lo si diceva dell'Inter l'anno scorso, o comunque in generale quando lo si dice dell'Inter, io non darò seguito alle voci sul fatto che l'Atalanta sia scansata, quello che stanno dicendo molti tifosi, non mi interessa, cioè non ho visto un Atalanta scansarsi e comunque non è un tema che mi piace, quindi vanno dati i giusti meriti al Milan secondo me e i demeriti all'Atalanta, senza parlare di scansarsi o cose simili. E allo stesso modo non voglio mettermi sullo stesso piano di tutti quei tifosi, mi spiace dirlo, ma è la realtà. Tutti quei tifosi milanisti che negli ultimi 5 mesi non hanno fatto altro che piangere ogni domenica per le designazioni arbitrali e per i presunti favori consegnati all'Inter da parte degli arbitri. Sono praticamente 4-5 mesi che ad ogni giornata l'Inter ha un favore arbitrale, secondo quella narrazione, cosa che io non vedo. Qualche volta è successo, qualche volta no. Quindi questa è una cosa che sinceramente ho sempre disprezzato. Facendo cronaca, va detto che ieri il Milan passa in vantaggio sull'1-0 con un'azione che nasce da un fallo evidente non visto dall'arbitro Orsato ai danni di Pessina. Questa è cronaca, da parte di qualcuno pare non si possa dire, perché comunque la narrazione dice che l'Inter è favorita e il Milan invece, poverino, è sotterrato agli arbitri. La realtà è che ieri è successo questo. Quindi, aperte e chiuse parentesi, si fa cronaca e lo si dice, per il resto continuo a pensare che il Milan abbia meritato la vittoria e se vincerà col Sassuolo avrà anche meritato lo scudetto. Per chi ci segue almeno da un mese e mezzo sa che io comunque ripeto da sempre questa cosa. Veniamo a Cagliari-Inter, veniamo però alle cose di casa nostra. Dicevamo, l'Inter arrivava da una
da un pomeriggio difficile, perché comunque penso che anche i giocatori potessero sperare un pochino in un passo falso del Milan, che non è avvenuto, e io personalmente ero uno di quelli, lo dico senza problemi, che temevano, e ne ho visti tanti, quindi penso che fossi in buona compagnia, che temevano un contraccolpo psicologico per la nostra Inter, che comunque andava su un campo difficile, anche storicamente per noi, contro una squadra che si giocava la vita, si giocava la salvezza nell'ultima gara in casa della sua stagione, e con questa pressione psicologica di sapere che il Milan aveva vinto e che quindi addirittura non vincendo col Cagliari i giochi sarebbero stati chiusi. A Milano avrebbero iniziato a festeggiare già ieri sera. Era una questione complicata, era una pressione psicologica molto forte secondo me. Io, ripeto, per primo temevo un contraccolpo e invece devo dire che la squadra è stata impeccabile. L'ho vista giocare bene dal punto di vista qualitativo, abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo fatto 4 gol di cui uno giustamente annullato per fallo di mano di Skriniar. Li ho visti aggredire la partita nella maniera corretta, nonostante l'1-2 subito ad un certo punto che poteva farti tremare un po' le gambe, visto anche il contesto. L'Inter ha continuato a giocare con calma, con tranquillità, con i suoi schemi, i suoi valori, e alla fine ha fatto anche il terzo gol e l'ha vinta. Quindi anche la gara di ieri, non che forse ce ne fosse bisogno, però anche la gara di ieri conferma per l'ennesima volta quanto questa Inter sia forte dal punto di vista tecnico e sia anche matura dal punto di vista mentale, perché nelle ultime 10 partite l'Inter ne ha vinte 9, ha sempre giocato bene anche contro il Bologna quando si è perso. Non abbiamo fatto una partita strabiliante, però abbiamo creato molto più del Bologna, e quindi nei numeri anche quella partita non è stata secondo me giocata male, con tutto quello che poi è accaduto. E quindi abbiamo una conferma, secondo me, ragazzi, che questa squadra è forte. E quindi questo è un buon punto di partenza per la prossima stagione, quando chiaramente siamo nelle mani della nostra società, che a sua volta dipenderà dai dettami della proprietà per capire che tipo di squadra mettere a disposizione di mister Inzaghi per la prossima stagione. Detto questo, cosa rimane a questo punto? Come dicevo in apertura, rimane una partita. Rimangono 3 punti, per il Milan ne basta 1, e quindi di fatto delle 9 combinazioni possibili tra vittoria, pareggio, sconfitta Milan e vittoria, pareggio, sconfitta Inter, 8 di queste 9 premierebbero il Milan. Ne rimane una sola di combinazione che premierebbe l'Inter, ovvero la sconfitta del Milan col Sassuolo e la vittoria dell'Inter con la Samp. Partite che ufficiale da pochi minuti si giocheranno domenica alle ore 18, quindi vi anticipo già che come sempre saremo live anche noi di Passione Inter, quindi in contemporanea domenica alle 18 si giocheranno queste 2 partite. E cosa dobbiamo pensare, ragazzi? Io, anche per il discorso che vi ho fatto poco fa delle combinazioni, credo sia impossibile pensare di dare più di una minima percentuale all'Inter di vittoria dello scudetto. Anche i più ottimisti dovranno riconoscere che in questo momento pensare ad un Inter che abbia più del 5-10% di possibilità di vincere lo scudetto sia davvero esagerato. Ma al di là dei numeri, affrontiamo 2 squadre che non hanno obiettivi. Il Sassuolo non li ha ormai da un po', naviga in acque tranquille e serene da tempo. La Samp era stata rimessa clamorosamente in corsa nella lotta a salvezza, però grazie alla sconfitta del Cagliari di ieri è matematicamente già salva, e quindi anche la Samp che affronterà l'Inter non avrà particolari obiettivi. A questo punto però, ragazzi, e questo secondo me vale per tutto l'ultimo mese di campionato, ma a maggior ragione per queste 2 partite, conta soprattutto come approccia la gara la squadra che l'obiettivo da vincere ce l'ha. Quindi a prescindere dall'avversario, e il Milan lo dimostra ieri, perché ha affrontato una squadra forte, conterà molto come l'Inter approccerà la partita e come il Milan approccerà la sua. Questo secondo me sarà il l'ago della bilancia. Io provo a darvi un piccolo seme di ottimismo, non so neanche come definirlo, dicendovi 2 cose di cui abbiamo parlato anche ieri in diretta, per chi ci ha seguito. La prima cosa che voglio dirvi è che il Sassuolo, per come è costruito, per come interpreta le partite, è secondo me una squadra che anche quando non ha obiettivi, anche quando magari è in un momento di forma non brillantissimo, io non escludo che possa tirar fuori la prestazione in attesa. Allo stesso modo, chiaramente, anche quando invece ha degli obiettivi ed è in forma, non escludo che possa crollare. Cioè, le squadre come il Sassuolo, quando non sono forti con dei valori, con dei giocatori di livello mondiale, sono squadre che possono tranquillamente perdere 3-0 in casa contro una squadra di metà classifica e la settimana dopo vincere a Milano contro l'Inter o contro il Milan. E quindi, da questo punto di vista, io non escludo al 200% che magari ne salti fuori un qualcosa di clamoroso domenica.
Naturalmente deve arrivare anche un assist dal Milan, cioè il Milan deve entrare in campo senza quella forte mentalità che purtroppo gli va riconosciuto ha avuto nelle ultime partite, perché se entra con quella determinazione, quella attenzione, credo non ci sia Sassuolo che tenga, anche in caso di buona prova dei neroverdi, perché poi i valori sono differenti. Secondo seme di speranza che vi do, questa è una ricostruzione che ho fatto io mentalmente di una situazione che può capitare domenica e che già è difficile di per sé, e se anche dovesse capitare non è detto che poi, anzi non è proprio detto che porti ad un successo per noi, però ieri in diretta dicevo c'è solo uno scenario che ancora non è capitato all'Inter in questa stagione. L'Inter ha sia giocato prima del Milan e vinto, sia giocato dopo il Milan e vinto, sia giocato dopo il Milan dopo che il Milan aveva perso o comunque non vinto, sia dopo il Milan che aveva vinto. Insomma, le combinazioni sono state molteplici. Giocare in contemporanea, almeno da quando poi la corsa si è ridotta a noi e a loro, non ci è ancora capitato, e quindi è già una novità. Cosa deve fare secondo me l'Inter? Ovviamente battere la Samp ed è scontato. Secondo me dovrebbe provare ad aggredire la Samp subito e, se possibile, anche se non è facile, chiuderla già nel primo tempo. Un 3-0 secco, così, visto che poi i valori sono quelli, ragazzi. Non nascondiamoci. Allo stesso modo, se a Reggio Emilia la partita dovesse rimanere in bilico, magari con un pareggio, uno 0-0, un 1-1 o anche un 1-0 per il Milan, un 2-1, comunque una partita ancora in bilico, è evidente che i giocatori del Milan in campo, ai giocatori non verrà detto il risultato di San Siro, però io credo che una volta rientrati negli spogliatoi la cosa si saprà. Quindi l'ultima speranza che ci rimane è mettere pressione già all'intervallo, facendo capire che l'Inter la sua partita non l'ha sbagliata, sperare che loro si carichino ulteriormente di pressione e magari sperare che gli venga un po' il braccino, perché col fatto che anche il pareggio li può premiare, può essere, non lo so ragazzi, non lo so, sto immaginando con voi, può essere che possa venire un pochino il braccino. È una cosa che è capitata molte volte a molte squadre. A quel punto, se ti viene un po' il braccino, se inizi ad attaccare con meno foga perché dici dai però il pareggio mi va bene, magari succede qualcosa. So perfettamente che è uno scenario ai limiti dell'utopia, però questa è la situazione, ragazzi. Dobbiamo provare anche a ragionare un po' di fantasia. Questa è l'unica cosa che perlomeno non è ancora successa, come dicevo prima, e quindi apre a tante soluzioni. Se poi dovesse succedere e il Milan dovesse dimostrare che la situazione non li preoccupa e li porta a vincere comunque, e io ragazzi, come dico da oltre un mese, gli faccio un applauso e gli stringo la mano, non è che ci sia tantissimo da fare dal mio punto di vista. Ultimissima cosa, mi raccomando, lo dicevamo già nell'episodio di lunedì scorso, per i bilanci, le considerazioni, gli attacchi, le richieste di esonero, di cessioni, eccetera, aspettiamo almeno una settimana. Aspettiamo che il campionato si chiuda, aspettiamo di capire quali saranno gli esiti effettivi e finali di questa stagione e poi avremo un'intera estate davanti per dibattere anche qui su Passione Inter ogni giorno in diretta e nei nostri contenuti. Quindi non facciamolo in anticipo, che è veramente poco sensato. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere un po' se anche voi coltivate questo sogno, questa utopia che ho provato a spiegarvi qui in chiusura, anche se sono consapevole che sia molto complicato. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio e fatemelo sapere con l'emoji della coppa, visto che abbiamo parlato dello scudetto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che stiamo crescendo veramente tanto e ci sostenete tantissimo, e se volete sostenerci anche un po' di più, oltre che all'iscrizione al canale e anche il mi piace al contenuto, vi ricordo che potete anche abbonarvi o sul nostro canale YouTube cliccando il tastino abbonati o ancora meglio sul nostro club riservato www.passioneinter.club. Entrate a far parte della nostra community riservata che stiamo ampliando sempre di più e abbiamo veramente tante belle cose in programma, quindi vi consiglio assolutamente di fare un salto su www.passioneinter.club. Per il resto ci vediamo ogni giorno in diretta alle 19:30.